Ciao a tutti ragazzi ed eccoci di nuovo qua per l'inizio della stagione agonistica nazionale 2025. Dove sono? Sono praticamente nel parcheggio di casa mia e cosa sto facendo? Sto aspettando il Lore. Perché? Perché è un po' in ritardo. Ha avuto delle beghe lavorative e fa parte anche questo del gioco e niente ragazzi, si parte già con l'handicap, siamo già in ritardo. Comunque è giovedì, perché ovviamente sono dovuto partire di giovedì perché domani mattina ore 10 inizia la prima manche libera. Chi lo sa, perché il meteo ha messo anche un po' brutto, quindi vediamo un attimo. E se non sapete perché inizia alle 10 vi metto un link in alto a destra dove potrete andare a vedere il video che ho realizzato sui regolamenti del 2025. E quindi che dire, aspettiamo Lorenzo, entriamo in macchina e partiamo. Ciao a che Lore che sta arrivando. Ecco Pritte. Sono devastato ancora prima di partire. Coda. E vado di un bai. È arrivato Brut, possiamo partire. Let's go! Buongiorno a tutti ragazzi, siamo finalmente arrivati a River Park. È venerdì mattina e siamo pronti per partire con le prove libere di questa prima prova di campionato nazionale. Quindi la presenza a questa gara direi che è molto buona, siamo circa una novantina di partecipanti, qualcosa meno di 90 partecipanti e niente, il tempo è perfetto nonostante che in tutta la penisola ci siano allerte meteo sparse e la pista è stata rullata e sistemata per l'evento e quindi ragazzi non ci resta che iniziare e vedere come andrà questa stagione 2025. L'atmosfera è carica, l'odore degli scarichi si insinua nei polmoni. Pungente, familiare. I motori si scaldano, il loro suono riempie l'aria, un crescendo che vibra dentro. È un rumore che conosco a memoria, ma ogni volta ha un sapore diverso. È difficile descrivere questa sensazione. Le emozioni si intrecciano, la tensione e l'adrenalina si fondono in qualcosa che solo chi è qui, in questo momento, può davvero capire. Sono 23 anni che vivo in questo istante, 23 anni di campionati nazionali, di viaggi, di attese, di battiti accelerati. Potrei dire di essere abituato, e invece no, perché ogni volta è unica, ogni volta è come la prima. I minuti prima della partenza sembrano infiniti, la mente ripassa ogni dettaglio, la pista, la strategia, gli avversari. Poi, all'improvviso, il tempo si contrae, e poi si parte, e in quel momento esiste solo la gara. Eccoci qua ragazzi, prove libere terminate, abbiamo fatto 3 manche da 9 minuti, la macchina non va male, noi praticamente abbiamo lasciato quasi tutto uguale a livello di setup, soltanto variato altezze, piccole cose, è indurito 50 di amo passando da 400 anteriore 350 posteriore a 400 posteriore 450 anteriore, quindi indurito un 50 e poi abbiamo provato soltanto gomme. Alla fine le migliori sono risultate essere le Neutron in mescola soft. Vedendo la pista sinceramente non l'avrei mai detto, però ragazzi invece funzionano bene, trazionano bene, sono il miglior compromesso un po' in tutti i punti del tracciato e quindi adesso inizia il reseeding. La macchina non va male, ho provato a cambiare il differenziale centrale, mettere 40.000, bello duro, perché voglio vedere se riesco ad ottenere ancora più trazione. Quindi vediamo, ci saranno 2 di reseeding e poi andiamo a casa. Nel mentre ragazzi a casa c'è una brutta situazione perché c'è allerta meteo proprio dove abito io, quindi Prato, Firenze eccetera eccetera. Tanto mi stanno telefonando, guarda tutto in diretta live, mi stanno telefonando ed è casa, li chiamerò dopo, proprio perché mi tengono aggiornatissimo sulla situazione. Anche a livello di testa non è facile perché insomma la situazione è veramente brutta ragazzi, si è allagato tantissimi paesi vicinissimi al mio, quindi speriamo bene, dai, vi tengo chiaramente super aggiornatissimi.
Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è sabato, ci troviamo già in pista e le hit controllate sono già partite perché abbiamo una manche libera e poi abbiamo le 4 qualifiche consuete. Siccome il meteo domani ha messo qualcosa di incerto, può darsi anche che il programma di gara venga compressato e vengano fatte diverse fasi già oggi. Quindi vediamo un attimo. Ieri poi non vi ho tenuto aggiornati perché nella prima hit di reseeding abbiamo rotto il servo prima di partire, quindi non l'abbiamo fatta, mentre la seconda hit di reseeding è andata abbastanza bene, abbiamo fatto P11 assoluta sui 3 giri migliori consecutivi, quindi la macchina va abbastanza bene, siamo in cerca di un po' più di feeling e vediamo un attimo. Oggi quindi una manche libera e 4 qualifiche sicure, poi vi tengo come sempre super aggiornati. Qualifica 1 terminata ragazzi, P11, non un buon risultato, peccato perché con neanche 6 decimi avrei preso ben 2 posizioni. Ho sbagliato, però ho avuto la fortuna di tornare dritto e peccato. Abbiamo usato Neutron Super Soft, quindi vediamo nella prossima manche come andrà e dai. Andiamo avanti, non va male la macchina, non siamo veloci come ieri e come stamani nella prima libera, però va bene. Seconda hit di qualifica terminata, indovinate un po', di nuovo P11. Ragazzi, questa volta invece ho avuto molta più difficoltà, il distacco con gli altri era più ampio e veramente difficile riuscire a fare passo perché secondo la mia opinione abbiamo qualche problema sulle gomme. Ora nella terza manche durante i recuperi ho valutato l'idea di provare addirittura le Black Hole in mescola Super Soft, quindi da Neutron Super Soft a Black Hole Super Soft. La pista sembra specchiarsi, sembra lucidarsi, quindi probabilmente la Black Hole potrebbe darci un vantaggio. Vediamo. Terza qualifica terminata ragazzi, non ho assolutamente buone notizie. Come vedete dietro di me c'è la pausa e io ho fatto 17esimo ragazzi, ho addirittura chiuso un giro in 56 secondi, quindi con ben 16 secondi d'errore. Ad ogni modo la macchina non era veloce, test di gomme sbagliato e a questo punto non so veramente cosa fare per l'ultima qualifica. Devo in tutte le maniere cercare di prendere punti perché siamo in P14 complessiva dopo 3 qualifiche. Vediamo, l'ideale sarebbe riuscire a stare nei 12, ma la vedo veramente difficile perché purtroppo abbiamo 2 manche mediocri e una proprio balorda. Vediamo nell'ultima manche che cosa faremo. Ultima qualifica terminata ragazzi, quindi qualifiche finite, questa è andata molto bene, ho fatto P8, sono molto contento, alla fine ho ammorbidito di nuovo gli ammortizzatori portandoli a 400 davanti e 350 dietro come nei test perché la pista sta diventando molto simile ai test e ragazzi Nebula Ultra Soft, la geniata dell'ultimo secondo, in realtà non è vero perché tutti gli altri miei compagni di squadra stavano già usando gomme Ultra Soft, io ancora credevo nelle Super Soft ma bene così. P8 assoluta e adesso vi dirò come sono messo in classifica generale. Avevo proprio bisogno di una buona manche e vediamo. Bene, la macchina va bene, ho fatto anche 0 errori, ho dovuto far passare un pilota più veloce di me, quindi ho perso qualcosa sinceramente, però va bene. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica, come vedete è una giornata molto nuvolosa. E oggi abbiamo in programma soltanto 10 minuti di free practice dei semifinalisti e poi la semifinale e speriamo bene perché ragazzi non siamo messi in buona posizione, siamo in P7 però abbiamo un'ultima qualifica da 8° posto e vediamo che cosa accade. 7, 6, 5, 4. Facciamo attenzione che siamo vicini. Forza. Tutti dietro, sotto il palco. Semifinale terminata ragazzi,
sono passato sesto, ma me la sono vista davvero brutta, ragazzi. È iniziato a piovere, la pista è diventata con un grip paragonabile allo zero e c'era molta alternanza tra i vari piloti, quindi nei vari periodi di gara alcuni andavano molto forte, alcuni andavano molto piano, ma gente anche che magari normalmente andava fortissimo. Quindi praticamente nel trenino, per non colpire altri piloti, perché nella fase bagnata la mia macchina andava veramente forte, ho commesso io addirittura 2 errori e purtroppo avevo perso il treno, ero in P9, ma con una grandissima strategia dei miei box hanno posticipato molto il primo pieno e sono rientrato in pista sorpassando 2 persone già nel primo pieno, e poi l'ultimo pieno a 4 minuti e mezzo tiravo tantissimo, la macchina andava forte e alla fine sono riuscito a passare in P6. Benissimo, questa prima finale l'abbiamo centrata con una semi davvero difficile, ragazzi, per le condizioni meteo, e sono contento e vediamo che cosa succede in finale. È stata una semifinale davvero complicata, una delle più difficili di tutta la mia carriera. Partiti col sole, poi è iniziato a piovere, poi di nuovo sole, poi acqua ancora, e alla fine, a causa di piccole incertezze da parte mia, stavo per vanificare un risultato davvero importante. E la cosa più paradossale è che la mia macchina era veramente veloce, soprattutto nella situazione nelle quali le altre macchine erano più lente, quindi in situazione di pista bagnata. Alla fine è andato tutto bene e mezz'ora prima della partenza, ecco che di nuovo inizia a piovere. Avevamo previsto di partire con Nebula super soft e invece tutto rimescolato di nuovo. La partenza è stata posticipata di 30 minuti e nel mentre abbiamo incollato quante più gomme possibili, Nova Ultra Soft, Neutron Ultra Soft, e alla fine la decisione è stata quella di partire con Neutron Super Soft. Partivo in questa finale con il numero 12 e quindi avevo ben presente che purtroppo non avrei mai potuto guidare dalla mia postazione, anzi sarei stato totalmente fuori posizione. Posteriore in sinistra attaccato al muretto. Dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eccoci partiti per il main event. La cronaca di questa finale sarà abbastanza veloce perché purtroppo non sono mai stato protagonista. Ho sempre lottato tra la settima, ottava e la 12ª posizione. In questa finale ho commesso veramente tanti errori, troppi, ma ciò nonostante a 1 minuto e 30 dalla fine mi trovavo in 10ª posizione a soli 4 secondi dalla P8, che sarebbe stato a mio modo di vedere il risultato che probabilmente avrei meritato. Bastava un errore in meno per trovarmi ancora in lotta per la P8 e per non trovarmi dietro le spalle Mattia Polito all'ultimo giro che con i freni bagnati mi colpisce in un rampino e mi fa girare, facendomi perdere anche la 10ª posizione. Chiudo quindi in P11 questa finale
Non è sicuramente il risultato che mi sarei aspettato prima della partenza della gara, ma le gare sono fatte così. Alla fine anche essere nel main event è già una grande soddisfazione e quindi vediamo che cosa accade nella prossima gara, perché in questa sicuramente non abbiamo preso punti buoni. Avete visto ragazzi, tirate voi le conclusioni, non so se vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Fare la finale a 41 anni è sempre una grande soddisfazione, però quando vedi la P8 alla tua portata e non la centri vuol dire che qualcosa sicuramente hai sbagliato. Il mio pacchetto ha funzionato perfettamente, strategie box fantastiche soprattutto in semifinale e mi dispiace. Chiaramente però le gare sono fatte così e alcune volte va bene, alcune volte va male e a noi in semifinale ci è andata bene, ma in finale probabilmente no. Quindi vi aspetto nel prossimo video e mi raccomando, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao!